Stiamo ascoltando una registrazione del 1904. Ci colpisce subito il timbro. Non è una donna, non è un bambino, è qualcosa di diverso. È l'ultimo cantore castrato della storia, Alessandro Moreschi. Sapevate che un tempo i cantori e virati erano moltissimi? La castrazione a fini musicali era una pratica antica e diffusa, soprattutto nello Stato Pontificio. Guardate questa foto del coro della Cappella Pontificia del 4 marzo 1898. Ci sono 7 castrati. Tra loro, sempre lui, Moreschi. Ma com'è possibile? Davvero la Chiesa accettava la barbara pratica di castrare bambini per farli cantare? Quando nasce questa consuetudine? Quanto fu davvero diffusa? Diamoci un taglio con l'introduzione e cominciamo. Nel Contrasto musico di Grazioso Uberti del 1630, un trattato sulla musica del tempo, leggiamo una forte invettiva contro la pratica della castrazione. Mi adiro contro certe persone inumane, indegne del nome di padre o di maestro, quali per speranza di qualche guadagno operano che i loro fanciulli, assuefatti a cantare con voce gradita, non la perdano nel corso dell'età. Li sottopongono ai legami, ai tagli, per renderli fecondi a se stessi e inutili all'opera della natura. Yeah, go ahead and sing for Prince Enzo, Antonio. You're gonna love this. Nel Rinascimento e fino alle soglie del Novecento moltissime famiglie sottoponevano i propri figli a castrazione con il fine di avviarli alla carriera di cantante virato. Nel Settecento i cantori e virati erano famosissimi e richiesti dai teatri dell'opera di tutta Europa. La voce rimaneva acuta e brillante, ma la cassa toracica e la potenza erano quelle di un uomo adulto. La capacità polmonare dei castrati gli consentiva di cantare frasi lunghissime. Guardate questa caricatura del cantante castrato Antonio Bernacchi. La frase cantata da Bernacchi è così lunga che si innalza sopra il campanile di San Marco e poi termina con un trillo finale. E ora ascoltiamo un'aria che mette davvero alla prova queste capacità. Alto Giove di Porpora, una stupenda aria tratta dall'opera Il Polifemo, rappresentata a Londra nel 1735. L'aria appartiene al personaggio Aci, che al tempo era interpretato dal famosissimo cantante virato Farinelli. Notate la lunghissima messa di voce iniziale. E le lunghissime frasi spiegate di Porpora che richiedono un grande controllo e gestione del fiato. Naturalmente a cantare non è un castrato, trattandosi di una registrazione moderna, ma un controtenore, un uomo che canta in falsetto. Ma non divaghiamo, torniamo a loro, i castrati. Perché la gente castrava i propri figli? What if I had told you that any boy could sing like this? All we had to do was have him castrated. Sorry, what was that? Naturalmente il motivo di questa pratica disumana, come di qualsiasi altra efferatezza o delitto mai compiuto nella storia dell'uomo, qualsiasi ingiustizia, eccidio o mostruosità, ha sempre lo stesso motivo: la religione. La castrazione a scopo musicale trae origine dal versetto di San Paolo, 1 Corinzi 14,34. Mulieres in ecclesia taceant. Le donne in chiesa mute. La grande saggezza della Bibbia.
torna la saggezza. In tutto lo Stato Pontificio era vietato alle donne cantare in chiesa e lo Stato Pontificio era molto grande. È quello lì, al centro, proprio nel mezzo, proprio in mezzo ai... torniamo ai castrati. Già nel 1589, con la bolla Cum pro nostro pastorali munere, Papa Sisto V ammetteva i castrati fra i cantori della Cappella Pontificia, dando il là alla lunga tradizione della castrazione. Gli ebrei tagliano solo la punta, noi siamo gente seria. Naturalmente in molti condannarono la castrazione come pratica disumana, per esempio Rousseau nel suo dizionario musicale del 1768. In Italia si trovano padri barbari che consegnano i loro figli a questa operazione per il piacere di persone voluttuose e crudeli che osano ricercare il canto di questi sventurati. Naturalmente non tutti i bambini e virati riuscivano a diventare cantanti famosi come Farinelli e comunque dovevano anche sottoporsi a una rigida educazione musicale. Il cantante castrato Angelini Bontempi, nella sua opera Historia Musica del 1695, ci racconta la sua routine di studio quotidiana, come quel trend di TikTok in cui racconti la tua giornata. Ciao, sono Bontempi, vi racconto la mia giornata. Ore 13, un'ora nel cantar cose difficili. Ore 14, un'ora di esercizi sul trillo. Dopo, un'ora di pratica sui passaggi. E infine, un'ora di pratica davanti allo specchio. E dopo il mezzodì si impiegava mezz'ora ora negli ammaestramenti appartenenti alla teorica, un'altra mezz'ora nel contrappunto sopra il canto fermo nella composizione di qualche salmo, mottetto o canzonetta o altra sorta di cantilena secondo il proprio genio. Ora facciamo una piccola pausa, ma non andate via, devo dirvi qualcosa di molto importante. Vi invito ufficialmente a un concerto che mi sta molto a cuore, l'Allieva di Monteverdi. Io, con altri musicisti straordinari, porteremo in scena 2 capolavori assoluti del sesto libro dei madrigali di Monteverdi, la Sestina e il Lamento d'Arianna, oltre a madrigali di altri autori che non vi anticipo. Sabato 31 maggio 2025, ore 19, a Palazzo Merulana, Roma. È un'occasione unica, lo dico davvero. I posti sono limitati, quindi prenotate. Trovate il link per i biglietti in descrizione, nel primo commento, eppure qui su, come un'apparizione divina sopra la mia testa. Vi aspetto di persona con l'Allieva di Monteverdi. Ma basta con la pubblicità, torniamo all'argomento castrazione. Sì, hai sentito bene YouTube, castrazione, non puoi censurare la storia. Antonio is what we're calling a castrato. It's a new technique we've been experimenting with. Yeah, it's nothing crazy. You just castrate your son before at the puberty so his voice will never drop. Wait, explain this again. Nell'opera del Settecento i castrati potevano anche interpretare ruoli maschili, come nel Giulio Cesare di Handel. Alla prima dell'opera, a Londra, nel 1723, il ruolo di Giulio Cesare venne interpretato da un famoso cantore virato dell'epoca, il Senesino. Ascoltiamo Al lampo dell'armi, un'aria di guerra e fierezza, ritmicamente energica, in cui il condottiero romano ribadisce il suo coraggio e la sua fierezza. Non ti immagini questa voce per Giulio Cesare, almeno finché non scopri che era ipergay. Ma non era per questo che Handel lo faceva cantare in falsetto. Al tempo la drammaturgia era improntata sull'irrealtà e sull'idealizzazione.
le persone si approcciavano all'opera in maniera molto diversa rispetto all'Ottocento. Comunque, in ogni caso, per i pochi cantori che riuscivano a imporsi sulle scene, una moltitudine di castrati vedeva la propria esistenza completamente rovinata. Si stima che all'inizio del Settecento 4.000 bambini venissero evirati ogni anno. Ma come e dove avveniva l'operazione? Avveniva tra i 6 e i 12 anni, innanzitutto. Il bambino veniva anestetizzato con l'oppio. Il diritto canonico ufficialmente proibiva la castrazione, ma solo ufficialmente. Il viaggiatore inglese Charles Burney, una nostra vecchia conoscenza, dedica tutta una parte del suo diario del viaggio musicale in Italia ai castrati. Indagai attraverso l'Italia in quale posto prevalentemente i ragazzi fossero scelti per cantare tramite castrazione, ma non ne potei avere un'informazione sicura. Mi venne detto a Milano che era a Venezia che era a Bologna, ma a Bologna negarono e venni indirizzato a Firenze, da Firenze a Roma e da Roma venni mandato a Napoli. Si dice che vi siano botteghe a Napoli con questa insegna: qui si castrano ragazzi. Ma io non fui in grado di vedere o di sentir parlare di alcuna di queste botteghe durante la mia permanenza in quella città. E questi erano i castrati, un capitolo oscuro, brillante e tragico della nostra musica antica. Io vi saluto, ma ricordate, il 31 maggio l'allieva di Monteverdi vi aspetta.